Ciao a tutti, amici del Leone. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per la seconda parte di Grazie. Abbiamo il matto. Wow. Amici del Leone. Il matto parla di nuovi inizi, di nuove avventure, di qualche cosa che parte, direi, con una buona fiducia di base, c'è qualche tipo di nuovo inizio che si avvicina, è come se fosse un nuovo capitolo della vostra vita. Andiamo a vedere con questi, ok, oracoli. Wow! Che bello! Allora, questa carta parla di amore, di accettazione e di romanzo, di storia d'amore. Wow, amici del leone! Tanto giallo, anche qui il matto ha tanto giallo. In effetti il giallo è il vostro colore, no? Ok, andiamo a vedere. Guardate, c'è giallo anche qua. Qui sento che per molte persone fa riferimento a una guarigione del bambino interiore, del proprio cuore, ok? È un amore che sì, può essere nei confronti di qualcun altro, ma può anche essere un amore nei confronti di voi stessi. È come se ci fosse un nuovo capitolo della vostra vita. Vi ricordo che comunque il matto fa riferimento, è una carta numero 0, quindi fa riferimento a un cerchio, quindi a un ciclo in un certo modo che si apre e si chiude, e qui in questo caso parla di un nuovo ciclo che inizia. Cominciamo poi con l'appeso e la temperanza. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generali, sono fatte per un collettivo, potrebbe non risuonare tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto. Se non risuonasse nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, l'appeso è una carta che parla di una sorta di staticità, probabilmente si arriva da un momento di riflessione, da un momento di ehm, sì, diciamo mi viene da dire impotenza, nel senso che qualcuno qui probabilmente voleva muoversi ma non poteva. Perché? Perché si era e si stava lavorando e si sta lavorando tuttora a quello che è la guarigione. Questa carta parla proprio della guarigione del cuore, e anche la temperanza è una carta che parla proprio di quello. Normalmente sono due carte comunque che hanno un'energia statica, diciamo. Quindi si è fermi in questo momento. Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi danno. La temperanza comunque è raffigurata da un angelo, ok? Quindi in qualche modo ha a che fare con ehm, qualche guida, diciamo così, dall'alto, che in questo momento vi sta conducendo verso quello che è la guarigione. Abbiamo poi un cavaliere di coppe e un fante di denari. Allora, il cavaliere di coppe potrebbe fare riferimento a una persona che voi conoscete già, e fondamentalmente sento che molte persone avrebbero voglia di questo movimento, di questa nuova avventura. Potrebbe essere la voglia di una persona vicino a voi o la voglia di un qualche tipo di proposta, magari di ehm, ricevere o fare una proposta a una persona che è vicino a voi. Non è detto che perché è un cavaliere di coppe che sia una persona a livello romantico, può anche essere semplicemente un amico o una persona con la quale c'è una relazione affettiva. Abbiamo poi un fante di denari. Qui il fante di denari potrebbe fare riferimento a qualche tipo di ehm, sopravvalutazione, sento, di qualche situazione o di qualche persona, eh. Continuiamo poi con un cavaliere di spade e qui sento che c'è una sorta di titubanza con l'energia del cavaliere di spade. Potrebbe anche essere la persona di cui parlavamo prima, che in realtà ha questa energia un po'
a volte dominante, a volte assente. Terminiamo poi con un 7 di bastoni e la carta del diavolo. Wow, che lettura intensa. Quindi qui ragazzi, il cavaliere di spade, come vi dicevo, ha questa sorta di energia intermittente. Vado o sto, o vado o rimango, un po' vado, un po' rimango. Magari qui ci sarebbe voglia di avere qualche cosa di più stabile, direi. Ma qui in realtà con il 7 di bastoni che segue questo cavaliere di spade è un po' come se, ehm, diciamo, non foste supportati. Ok, quando c'è un 7 di bastoni c'è sempre qualche tipo di influenza esterna che in qualche modo vi complica il viaggio. E qui abbiamo il diavolo, quindi il diavolo può rappresentare quel tipo di complicazione per la quale voi siete in una fase di lotta. Il diavolo fa riferimento a qualche energia di tipo basso, come rabbia, normalmente è energia che blocca, ok? Blocca i movimenti. Può fare riferimento anche a qualche dipendenza, a qualche tipo di tradimento o sì, di dipendenza affettiva piuttosto che fisica. Mi parlano di gioco in realtà. E qui probabilmente c'è bisogno di guarire il cuore, ok? Proprio per... Guardate, il diavolo parla di potere mentale in realtà. Qui si tratta di rinforzare la mente. Dopo andiamo a vederlo con i mini tarocchi, però non lo sento poi così tanto negativo. Sì, sicuramente, come vi posso spiegare? È qualcosa che ha un suo peso, però appunto in realtà il diavolo potrebbe parlare anche di un potere mentale che voi dovete sviluppare. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'appeso per piacere, grazie. Abbiamo la regina di coppa al contrario e un altro appeso. Sì, qui è il lato emotivo che vi ha un po' destabilizzato, ok? Però qua sotto avete l'appeso al contrario, quindi qualche cosa si sblocca, non siete più tanto appesi, infatti state andando verso la temperanza. Fatemi vedere la temperanza. Abbiamo un cavaliere di denari e un 6 di bastoni. Sì, qui fa riferimento proprio alla pazienza, ragazzi, al giorno per giorno. Probabilmente se siete stati in questa situazione di malessere o di sofferenza, cioè la carta della peso vi dà la possibilità di accettare quello che è stato. Ehm, si dice, i buddisti dicono che è sempre tutto perfetto così com'è, non poteva andare diversamente, no? Quindi a un certo punto si tratta di accettare quello che è stato e di pensare a guarire se stessi. E qui vedo che un passo alla volta si va verso quello che è la guarigione, verso quello che è la vittoria. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. Abbiamo un 2 di spade, la carta degli amanti e una regina di bastoni al contrario. Qui si parla di fare una scelta, probabilmente qualcuno ha bisogno di decidersi a fare questa proposta, ok? Perché comunque abbiamo sia la carta degli amanti che mi parla del fare una scelta e normalmente è per amor proprio, per guarire il cuore, e qui abbiamo comunque un 2 di spade che parla di un bivio. Sento che con questa regina di bastoni al contrario molte persone non si sentono nel proprio potere personale, è come se non si sentissero in grado di dominare le proprie passioni, no? Vi ricordo che comunque anche il matto fa riferimento a quello che sono gli impulsi, gli istinti, proprio quelli primordiali, no? Tipo l'istinto alla fuga quando si sente di essere in pericolo. Quello è il meridiano di Rene che spinge. Ok, andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 4 di coppe. Allora, il 9 di pentacoli è l'arcano minore, secondo me, degli amanti, perché è una carta di amor proprio, ok? E qui però è affiancato
dal 4 di coppe. Io credo che qui ci sia un punto d'arrivo che potrebbe essere questo cavaliere di coppe, ehm, che è un po' sopravvalutato, sovrastimato. E qui vi sento come se vi mancasse proprio quella roba lì per essere felici. In realtà il 4 di coppe è una carta che vi dice di non focalizzarvi su quello che vi manca, ma focalizzatevi su quello che già avete, perché avete già tanto. Però voi siete tanto focalizzati su quello che vi manca, su quello che non avete, ehm, su quello che è il vostro obiettivo, sento. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade. Potrebbe anche essere una persona, è l'obiettivo. Cioè, abbiamo la carta della giustizia e un 10 di spade al contrario. Ragazzi, qui c'è da chiudere un ciclo, sì o sì. La giustizia arriva per tagliare, il 10 di spade al contrario ed è quel ciclo che non volete tagliare. La decisione che vedevamo qua. Ok, il cavaliere di spade è una persona che esprime determinazione, prende parte per la guerra senza mezzi termini, non gli interessa di lasciarsi indietro qualcuno o qualcosa se deve partire per la guerra. È per questo che ha questa energia intermittente, perché quando deve perseguire i propri obiettivi non guarda in faccia a nessuno e se ne va, fondamentalmente. Quindi è un po' questo il messaggio di determinazione. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 6 di coppe e un imperatore. Qui è come se si stesse lottando per concretizzare qualche tipo di sogno. Probabilmente per questo la determinazione, però qui allora bisogna lasciarsi indietro qualche cosa, qualche tipo di velo. mm? Andiamo a vedere il diavolo. Cavaliere di bastoni al contrario. Uh, Elefante di bastoni al contrario. Ragazzi, ho la sensazione che ci sia qualcuno che stia cercando di, come dire, controllare un po' troppo le cose. Qui in realtà c'è bisogno di curare il cuore, di andare verso quello che è il sanare il bambino interiore. Sì, è vero l'amor proprio, ma trovate un equilibrio, perché di qua mi sembra che sia eccessivo. C'è qualcosa che, guardate, mi parlano di ego, quindi qui c'è qualche cosa del vostro ego che vi fa rimanere attaccati. Qui dovete lavorare qualche cosa per quello che riguarda l'ego. Cos'è che volete voi assolutamente a tutti i costi e magari non avete tenuto in conto le aspettative e i desideri degli altri? Perché qui state lottando da soli per una stabilità, per una concretezza, per un sogno? Che il matto parla di uno che è matto, che fa quello che fa perché non si rende conto. Non è una persona che calcola, ok? Agisce completamente distinto, di impulso. E qui vi dico, fate attenzione perché a livello emotivo non state proprio bene all'inizio del periodo, avete comunque anche la carta dell'appeso, quindi fate attenzione alle scelte che potreste fare, perché fondamentalmente sono scelte. Sapete quando si dice di non scegliere mai quando si è contenti o arrabbiati o tristi? Bisogna farlo quando le scelte importanti vanno prese quando si è in un momento di calma. Mm? Ecco, è un po' quello che sento. Andiamo a vedere comunque conosco che cosa hanno da dirvi. Pigrizia, wow, ed è un 9 di coppe. E pienezza. Bene, una carta di pigrizia. Quindi qui parla di qualcuno che sta bene così com'è dove sta e c'è questa sorta di ristagno energetico che crea pigrizia, ok? Quindi per iniziare a smuovere le energie qua bisogna iniziare a darsi da fare. E poi abbiamo pienezza. Pienezza è un asso di denari, in realtà parla di un nuovo inizio di tipo concreto. Io qui vedo che c'è qualcuno che ha bisogno di sviluppare la propria determinazione e, e c'è da lavorare con l'ego, ok? Chiudersi un ciclo, chiudere un ciclo, perché qui c'è qualche tipo di idea a cui vi state aggrappando, che secondo me qui influisce l'ego e si parla con la pienezza di un inizio
proficuo di un inizio, è un asso di denari, quindi è un inizio per dono divino anche, no? Quindi si tratta di cambiare un attimino la vostra attitudine qui. Andiamo a vedere ancora una carta con i messaggi dei guerrieri di luce, un oracolo. Ok, ecco infatti. Guardate, queste due carte vi vogliono dire di vivere e riflettere questo amore, questo momento di vita con il vostro amore, con gentilezza, con compassione, un po' con l'energia, diciamo, della regina di coppe, no? Quella madre amorevole che è pronta a perdonare, ok? Perché comunque c'è una forte energia intorno a voi e dovete semplicemente seguire i battiti del vostro cuore. È un po' come se vi dicessero vai a tuo ritmo. Anche se il ritmo è lento, non ti preoccupare, mm? Perché comunque l'importante è andare avanti e non stare fermi, dove era la carta della pigrizia, ok? L'importante qui è andare avanti e non fermarsi, continuare ad andare avanti per le proprie idee. Anche se qui sento che c'è qualcuno che è in un momento di scelta. Va bene, cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui, dei like, dei commenti, insomma, dell'appoggio che mi state dando. E vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!